Buongiorno a tutti, siamo Giulia Ed Elisa e oggi vi presenteremo il complesso abbaziale di Follina. L'attuale abbazia di Santa Maria di Follina si trova proprio nel centro del paese, a poca distanza dalla piazza Cavalieri del Tempio. Era nata inizialmente come monastero benedettino, ma passò in seguito all'ordine dei Cistercensi, i cui monaci, inviati probabilmente da San Bernardo di Chiaravalle, provenivano dalle abbazie lombarde di Chiaravalle Milanese e Cerreto di Lodi. Non è ancora certo quando e come avvenne questo passaggio. La stessa tradizionale data di fondazione, l'anno 1146, non è di fatto supportata da fonti storiche. Possiamo quindi solo dire che verso la metà del XII secolo l'abbazia benedettina di Follina divenne cistercense. L'antica appartenenza dell'abbazia all'ordine dei Cistercensi ha una certa importanza, sia perché è stata duratura dal 1146 al 1388, sia perché ha avuto delle conseguenze sulla sua struttura e architettura, ma soprattutto perché ci fa capire come essa potrebbe essere stata in contatto con l'ordine dei Templari, nonostante non sia mai stata di loro proprietà. Per comprendere meglio questo legame, è necessario presentare brevemente la storia dell'ordine dei Cistercensi. Esso fu costituito il 21 marzo 1098 dall'abate Roberto di Mole e deriva il suo nome dal monastero di Citeaux, Cistercium in latino, in Borgogna, dove si costituì il primo nucleo di Cistercensi. L'ordine cistercense intendeva mediare fra chi interpretava in modo più blando e riformista la regola di San Benedetto e coloro i quali aspiravano a un ritorno alla primitiva austerità. Il programma cistercense consisteva appunto nel ritorno alla puritas regulae, all'osservanza genuina della regola di San Benedetto. Il vero protagonista di questo nuovo movimento monastico fu Bernardo di Chiaravalle, noto anche come l'ultimo dei padri della Chiesa, che giunto nel 1112, all'età di 23 anni, a Citeaux ebbe l'incarico di dare vita a nuovi monasteri. Fu infatti lo stesso San Bernardo ad appoggiare la regola monastica assunta dall'ordine templare durante il concilio di Troyes nel 1128 e la composizione della sua opera De Laude Nove Milizie, l'elogio della nuova cavalleria, è da porsi proprio tra il 1128 e il 1136, anno della morte di Hugh de Payne, primo maestro dell'ordine. La costruzione e la struttura della chiesa di Follina sono tipiche delle chiese cistercensi, con la facciata a ponente e l'abside a levante. Essa si compone di 3 navate e 5 campate. Il chiostro, secondo l'architettura romanica, venne costruito sul lato meridionale della chiesa, in particolare venne costruito nel 1268, come attesta questa incisione su pietra. Il probabile legame tra l'abbazia di Follina e i Cavalieri Templari non è dato solo dal rapporto tra l'ordine templare e l'ordine cistercense, ma anche dalla presenza della statua della Vergine, che è posta sopra l'altare maggiore e che, secondo la tradizione, apparteneva ai Templari ed è poi stata giustamente conservata dai cistercensi. La scultura rappresenta la Madonna seduta con Gesù bambino in piedi sul suo ginocchio, mentre ella gli porge un calice nel quale Gesù intinge la mano. Non se ne conosce ancora di preciso l'attribuzione e la datazione, anche se le analisi storiche e morfologiche hanno fatto pensare a un esecutore proveniente nell'VIII secolo d.C. dalle scuole longobarde di Aquileia o Verona. Altri studi hanno ipotizzato addirittura che la statua possa essere attribuita all'arte copta del III secolo d.C.
La statua è stata oggetto di venerazione fin dall'undicesimo secolo e si ritiene che abbia compiuto miracoli. Si dice, ad esempio, che durante la Prima Guerra Mondiale, nel giugno 1918, quando caddero 264 granate su Follina, non vi furono né feriti né morti grazie alla protezione della piccola Vergine. Attraverso gli anni l'abbazia di Follina passò nelle mani di vari proprietari ed ebbe diverse trasformazioni, sia dal punto di vista architettonico che funzionale. Infatti da monastero fu trasformata nel 1448 in commenda e in seguito nel 1820 in parrocchia. Inoltre dal 1915 vi risiedono i Servi di Maria, un ordine mendicante della Chiesa Cattolica, e nel 1921 Papa Benedetto XV la dichiarò basilica minore.